Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive per la prima metà di settembre 2023. Ok, abbiamo la carta dell'imperatore, amici della Vergine. Quando c'è l'imperatore si parla sempre di qualche cosa che è stabile, che è concreto. Normalmente può fare riferimento a un padre o comunque a una figura di autorità ed è anche comunque una carta che parla di una stabilità anche materiale da un punto di vista di casa. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nella descrizione del video poi trovate un link che vi spiega come unire più oroscopi, trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi e poi ci sono anche altri link a video utili come per esempio le previsioni del secondo semestre 2023 piuttosto che il corso di tarocchi o sui chakra. Allora ragazzi, partiamo dalla carta del mondo, dall'appeso, da un 5 di pentacoli, ok, un 8 di pentacoli, un 8 di bastoni, abbiamo la carta del mago, tanti arcani maggiori devo dire, e un cavaliere di pentacoli. Allora ragazzi, si parte con il mondo. Il mondo è una carta di compimento, di chiusura cicli in realtà, ma anche di inizio cicli. Giustamente quando c'è qualcosa che finisce c'è subito un altro ciclo dopo che ricomincia. Per qualcuno potrebbe anche fare riferimento a dei figli o a uno spostamento. Abbiamo poi anche la carta dell'appeso. In questo caso l'appeso mi dice che nella prima parte di settembre potreste aver bisogno di un periodo per cercare di vedere le cose da un altro punto di vista, ok? Come se ci fosse la necessità di lasciare indietro qualcosa. Vi dirò, con il 5 di pentacoli può essere qualcosa di tipo materiale e per qualcuno, ragazzi, si tratta di una sorta di dipendenza economica, materiale da parte di qualcuno, perché qui avete anche un 8 di pentacoli, come se mancasse il lavoro o se per caso avete un lavoro che non fosse abbastanza per voi, insomma, per farvi fare quello che desiderate fare. Queste carte poi le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo dal mondo. Io intanto ragazzi vi ricordo che ho tolto una fascia di abbonamento, quindi ce n'è solo più una ed è quella che vi dà accesso ai video di crescita personale e spirituale, ok? L'ho fatto perché molte persone che si sono iscritte con la fascia più bassa poi non riuscivano a fare l'upgrade, quindi a passare all'altra fascia, per cui ho tolto quella più bassa che era un semplice supporto e ho lasciato quella, diciamo, importante che dava appunto accesso ai video di crescita spirituale. Allora, partiamo dal mondo. Abbiamo un 4 di coppe, ragazzi, la giustizia e un 7 di spade. È come se ci fosse un qualche tipo di... può anche essere un contratto, perché anche con la carta dell'imperatore si parla di qualche cosa che è stabile. Quando c'è la carta della giustizia, normalmente è una carta che riporta in equilibrio certe questioni. Se state aspettando qualche firma, qualche sblocco a livello di burocrazia, potrebbe arrivare nella prima settimana di settembre. Quello che non mi è tanto chiaro è che abbiamo questo 4 di coppe e questo 7 di spade. Quindi fate attenzione, se dovete firmare dei fogli, leggete tutto bene fino in fondo perché col 7 di spade
che è sempre una carta un po' di avidità, potrebbe esserci qualcuno che gioca un po' sporco in questo tipo di contratto, ok? Andiamo a vedere l'appeso. Cinque di bastoni, carro e cavaliere di coppe. Allora ragazzi, se avete già qualcuno, diciamo, in testa, questo cavaliere di coppe potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse. È interessante perché qui abbiamo una carta di movimento e qui abbiamo una carta statica. Io credo che l'appeso sia qua perché è un po' come se vi dicesse di valutare bene che direzione prendere con la vostra persona di interesse. Vi dico, essendoci un cavaliere di coppe potrebbe proprio arrivare un'offerta che voi dovete valutare. Tenete presente che essendoci un 5 di bastoni ci potrebbero essere delle competizioni, delle discussioni, ci potrebbero essere insomma diciamo sì, delle discussioni, dei confronti, ecco, non mi veniva il termine. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 9 di spade e fante di bastoni. Allora, siccome anche qui avevamo il mondo, che è una carta che mi ricorda i bambini, ho la sensazione che se dobbiate prendere, cioè se deciderete di prendere una determinata direzione, perché quando c'è il carro è una carta che vi dice che è ora di prendere in mano le redini della vostra vita, c'è una sorta di paura, secondo me, di perdere o magari qualche figlio, se per caso vi state separando e state aspettando la firma, potrebbe esserci la paura di perdere il figlio, di perdere una sorta di indipendenza, di perdere anche un po' la spensieratezza, mi verrebbe da dire, vedendo questo fante di bastoni. C'è bisogno di ritrovare un po' l'entusiasmo, ragazzi, vi dico che insomma c'è questo 9 di spade che è un po' pesante, ci sono cose che vi preoccupano. ehm, Perché ho in testa la casa? Ditemi poi nei commenti se c'è qualche cosa che fa riferimento alla casa, perché continuo a sentire casa, casa. Allora, andiamo a vedere l'otto di pentacoli, regina di coppe, re di denari e regina di denari. Allora ragazzi, qui ci potrebbe essere una situazione anche legata a dei genitori che bisogna accudire. Adesso dipende da che età abbiate, però ho come la sensazione che potrebbe esserci appunto qualche questione legata a dei genitori, legata a, anche a una questione economica legata ai genitori. Per qualcuno è come se non arrivasse un aiuto che magari voi vi state aspettando. Vi dirò, essendoci l'imperatore, se per caso, visto che qui abbiamo l'otto di pentacoli, state aspettando un qualche tipo di aumento di stipendio, piuttosto che di aumento di livello, potrebbe fortemente arrivare nella seconda settimana di settembre. Non preoccupatevi più di tanto perché a parte che preoccuparsi non serve, nel senso che non vi porta soluzioni e vi fa vivere poi in uno stato di ansia, no? Che non va tanto bene. Andiamo a vedere l'otto di bastoni perché nella seconda settimana di settembre, ragazzi, arrivano delle novità, ci sono delle notizie. Allora, 8 di spade e 2 di bastoni. Io credo che siate un po' voi che dobbiate pulire la vostra testa da certi pensieri pesanti, ok? Perché
avete anche un 8 di spade. L'8 di spade è una di quelle carte che vi dice che non state vedendo, diciamo, il disegno di questa situazione al completo, anzi, avendo l'8 di spade, che tra l'altro è raffigurato come una signora bendata, è proprio un po' come se non vedeste qualche cosa. E vi ricordo che anche qui eravamo partiti con il 4 di coppie, ok? Che è la carta che io chiamo della cecità. Ci sono delle notizie che arriveranno, ma è un po' come se voi diceste, ma e adesso come faccio? Perché il 2 di bastoni al contrario mi dice che siete parecchio indecisi sul da farsi, se andare avanti per la vostra strada oppure se rimanere lì dove siete, fondamentalmente. Ma abbiamo il mago. Il mago è un numero 1, 3 di spade e matto. Ragazzi, io ho la sensazione che inizierete a guarire il bambino interiore. La carta del mago è una carta di inizio attività, ma proprio una carta di azione. È colui che ha il potere di trasmutare l'energia pesante in energia brillante, mi verrebbe dire, in energia preziosa. Quindi tutto quello che vi farà, diciamo, arrovellare un po' la testa in questa prima settimana di settembre, nella seconda è come se ci fosse una sorta di cambio, una sorta di nuovo impulso. Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli. 4 di bastoni e 10 di pentacoli al contrario. Guardate ragazzi, io qui ho come proprio l'idea che questo cavaliere di pentacoli, se non avete nessuno, potrebbe essere qualcuno di nuovo che entra, che arriva. Se avete qualcuno, potrebbe essere la vostra persona di interesse, che però ci va molto con i piedi di piombo, devo dire, perché quando c'è un cavaliere di pentacoli sono passettini veramente molto piccoli fatti all'interno della relazione o di una situazione, ma sono passi concreti, cioè nel senso che non si torna più indietro. E guardate, qui abbiamo la possibilità di una casa, di una convivenza, di una sorta di stabilità. Quando c'è il 4 di bastoni, si potrebbe anche parlare di una convivenza addirittura. Diciamo che forse non c'è proprio il matrimonio, l'ufficializzazione a livello di festa, a livello di tradizioni, ma c'è comunque un arrivo della stabilità. Si arriva alla stabilità. Ora, se siete già in una relazione, è un po' come rendervi conto che è necessario o basta cambiare l'attitudine mentale che si ha nei confronti della persona o nei confronti della relazione, ok? È proprio una questione di ritrovare la genuinità d'animo, mi viene da dire, perché comunque qui avete tante carte di spade che sono un po' pesanti, anche qui avete un 7 di spade, quindi potrebbe essere che sia questo fante di bastoni che in qualche modo tradisca, tra virgolette, la vostra fiducia. Sta di fatto che se dovete firmare carte, leggete tutto benissimo, nei minimi dettagli, d'accordo? Perché qui abbiamo una carta di bugie, una carta di cecità e la giustizia. Ora, è anche vero che quando viene la giustizia si parla di giustizia divina, però in questo caso ho visto tutti questi sotterfugi, diciamo, fate attenzione se dovete firmare qualcosa che effettivamente questo qualche cosa tuteli sia voi che la controparte in modo uguale, soprattutto se ci sono figli, ragazzi. Ok? Con queste due carte, se state cercando, so che questa è una stesa di affetti, però se state cercando un lavoro, vi dico che verso metà settembre qualche cosa si potrebbe muovere. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Ok, anche questa carta vi parla di stabilità, vi parla di sicurezza, di crescita, ok? Parla anche di flessibilità, di permanenza, che è quello che io sento tanto con l'imperatore, perché l'imperatore ha costruito un impero, è qualcuno che è già arrivato, si è dato le proprie regole e ha costruito un impero, quindi è qualcosa di stabile. Se per caso questo imperatore rappresentasse un genitore, ho come la sensazione che non siate molto appoggiati dai vostri genitori per quello che riguarda i vostri progetti o anche il vostro partner,
Per qualcuno è come se non fosse ben visto il partner. Fatemi sapere poi nei commenti. Ok, allora qui abbiamo carta numero 27. Allora, questa carta parla di una rivoluzione, di un dibattito. È come se qui ci fosse qualcuno che ha bisogno di far valere le proprie ragioni. Tenete presente che parla di pirokinesis, quindi sapete, di chi sa, diciamo, accendere il fuoco col potere mentale, no? E poi abbiamo la carta numero 33 che parla di aprire dei cicli e io qui lo vedo con la carta del mondo. Parla di semplicità, di protezione, di rituali. Tenete presente che qui avete il mondo, qui avete il mago, quindi 21, 1 e 0. Ok? Quindi se nella prima parte di settembre diciamo ci sarà questa chiusura di ciclo, nella seconda parte ci sarà un nuovo inizio, nella seconda parte della lettura, intendo, ci sarà questo nuovo inizio, ok? Bene ragazzi, io spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare al meglio le energie del prossimo futuro. Fatemelo sapere con un commento, con un like, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete condividere, abbonarvi o lasciare una donazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!